Ciao e benvenuto sul mio canale YouTube. Oggi ti parlo di come registrare la voce su una DAW, cioè una Digital Audio Workstation, ovvero il software che utilizzi appunto per creare i tuoi podcast. Io ti faccio vedere Reaper perché è la Digital Audio Workstation che utilizzo di solito per i miei podcast, quindi ti faccio vedere il procedimento lì, ma questo procedimento puoi replicarlo su qualunque altro software tu utilizzi per registrare la voce del tuo podcast. Ti farò vedere come è semplice registrare la voce, a patto che si rispettino delle piccole regole che ti mostrerò tra pochissimo, in modo che la tua voce suoni pulita, non vada in clip, non vada in distorsione e si senta bene. Non perdiamo altro tempo e iniziamo! Dunque, in questo video io ti parlo di come registrare la voce. Questo è Reaper, un software, il software che io utilizzo normalmente per fare podcast, è un strumento gratuito, quindi se il software che utilizzi tu non ti soddisfa, se vuoi provare qualcosa di un po' più performante, se sei indeciso o stai iniziando adesso, ti consiglio di utilizzare questa interfaccia grafica, questo Reaper appunto, che funziona davvero molto molto bene e ha tantissime funzionalità che possono davvero portare il tuo podcast a un livello superiore. Dunque, ora provo a mostrarti l'interfaccia e abbiamo qui la nostra, quello che sarà poi la nostra traccia audio. Ovviamente noi possiamo personalizzarla in tutto, io l'ho espansa per farti vedere poi la forma d'onda e quello che sarà, ma puoi aggiungerne, semplicemente cliccando, puoi aggiungere anche altre tracce, quindi è abbastanza intuitivo e molto semplice. Qui giù abbiamo il nostro controllo della traccia, quindi abbiamo il volume, abbiamo la possibilità di aggiungere effetti, abbiamo la possibilità di splittare a destra o a sinistra, quindi il pan, la possibilità di mettere in mute, quindi silenziare una traccia, metterla in solo. Questo può essere utile quando magari abbiamo più tracce, vogliamo ascoltarne soltanto una, anziché mettere in mute tutte, clicchiamo direttamente su solo e ascoltiamo soltanto quella. Questo è il bottone, si chiama ARM, cioè per registrare, per mettere per dire al software quale traccia vogliamo registrare. Da questo lato, come vedi, c'è un indicatore molto molto grande. Io l'ho settato così, questa interfaccia. Reaper ti permette di settarla come vuoi. Questo dal mio punto di vista è la migliore visualizzazione. E niente, andiamo a registrare la nostra voce. Ovviamente per poter registrare dobbiamo avere un microfono, quindi un microfono USB collegato direttamente al nostro computer, oppure un microfono con l'attacco Canon, quindi XLR o jack, attaccato alla nostra scheda audio, che poi è attaccato al computer. Ok, quindi a prescindere dal microfono che abbiamo, il modo in cui registriamo è sempre lo stesso. Quindi come facciamo? Innanzitutto ci assicuriamo che qui negli input del canale, perché questa traccia qui, noi a questa traccia possiamo assegnare qualunque cosa, quindi input mono, input stereo, input MIDI o altro tipo di input. Qui io input MIDI, io ho selezionato una tastiera MIDI quando creo delle basi per le colonne sonore dei miei podcast, però non ci interessa in questo caso. Input stereo ci interessa se non dobbiamo registrare un microfono, perché il microfono è mono, ok? Perché la voce è una, quindi proviene da un'unica fonte, quindi è mono, non è stereo. Benissimo. Allora, quindi ci assicuriamo di aver selezionato l'input giusto per utilizzare il nostro microfono. Come ce ne accorgiamo? Ce ne accorgiamo cliccando qui. Se cliccando qui e quindi armando la nostra traccia, cioè predisponendola alla registrazione, vediamo come per magia che c'è il volume. Quindi il volume lo vediamo qui nella traccia, qui nella diciamo nel channel strip del mixer, qui nella traccia e qui nell'uscita master, dove in questa uscita vedremo i volumi di tutte le tracce che andiamo a creare. Quindi immaginiamo di creare più voci, le vedremo tutte qui, ok? Ora abbiamo armato la traccia, quindi abbiamo detto al sistema: guarda, io voglio registrare su questa traccia qui. Benissimo, quindi il sistema è pronto per il nostro start, per la registrazione. Ti consiglio di controllare che i volumi del mixer siano a 0, quindi la traccia qui è a 0 e il master lo stesso è a 0, in modo tale che non influenziamo adesso direttamente il suono, ma lo faremo poi successivamente.
Bene, quindi ti dicevo che la nostra traccia è pronta. Ci serve questo per capire, vedi, io adesso sto parlando nel microfono, sto registrando e il mio volume non supera, tranne se alzo la voce, i meno 18 dB e ti consiglio di mantenerti su questo livello. Vedi, se io adesso, scusami se ho alzato la voce, dovessi parlare forte è arrivato a meno dB, a meno 12, se dovessi parlare a bassa voce, come sto facendo in questo caso, il volume sarebbe molto più basso, ok? Quindi ti consiglio di parlare nel microfono e provare a settare il volume qui, il volume appunto della traccia. Se ti ricordi quando ti ho fatto vedere come posizionare il microfono, come parlare nel microfono, bene, non dovresti avere grossi problemi, perché se hai posizionato il microfono come ti ho detto, se stai approcciando il microfono come ti ho suggerito, il tuo volume dovrebbe più o meno essere qui. Ovviamente questa non è una regola ferrea. Ti consiglio di stare intorno ai meno 18 dB, perché così evitiamo che la tua registrazione possa andare in clip, ok? Quindi possa avere problemi di distorsione. Ok, quindi in questa fase noi non facciamo null'altro che registrare. Ok, la cosa più semplice del mondo. Quindi abbiamo la nostra traccia armata, ci siamo assicurati che il volume sia a 0, abbiamo visto che il volume master è a 0, per cui cosa facciamo? Clicchiamo il tastino REC, questo bello grande che c'è qui, e iniziamo a parlare nel microfono. Eccoci, dunque, adesso io sto registrando, come puoi vedere, non solo sto parlando nel microfono a te che stai guardando questo video, ma sto registrando. Ce ne accorgiamo sia per questa barra rossa che, insomma, ci fa sicuramente capire che stiamo registrando, ma ce ne accorgiamo anche dal fatto che qui viene scritta la forma d'onda. Io adesso sto rimpicciolendo, sto ingrandendo, lo sto facendo io questo. Se lasci così, insomma, la registrazione va avanti per conto suo. Sono io che sto zoomando per farti vedere appunto come viene scritta la traccia e quindi le forme d'onda. Silenzio, vedi? C'è questa parte qui che è il silenzio, poi riprendo a parlare normalmente e guarda come le forme d'onda io posso decidere in base al modo in cui parlo di disegnare delle forme d'onda che possono essere abbastanza simili tra loro, per cui cercando anche visivamente di non urlare ma neanche di abbassare troppo il volume, così come ti ho suggerito. Proviamo a premere stop. Abbiamo registrato la nostra traccia e il sistema ci chiede: vuoi salvarli o cancellarli questi file? Allora noi gli diciamo sì, posso salvarli, posso rinominarli, posso cancellarli, solo quelli selezionati, o cancellarli tutti. In questo caso io sinceramente chiudo direttamente il file, perché non mi interessa in questo caso né salvare né cancellare il file, perché voglio fartelo vedere. Quindi cosa faccio? Disarmo la traccia, ok? Perché se tenessi ancora la traccia armata, avendo le cuffie in testa, adesso sentirei la mia voce, ma se premo play sento anche l'altra mia voce, quindi sarebbe un casino in cuffia. E poi perché non ha senso, nel momento in cui abbiamo finito di registrare, disarmiamo la traccia. Ok? Una volta disarmata la traccia, noi possiamo iniziare a lavorare appunto su quello che è il nostro file audio. Ora tu mi dirai, ma se io voglio registrare anche un altro file audio, come faccio? Benissimo, guarda, ti faccio vedere. Clicchi qui, si crea una nuova finestra, ok? Io soltanto per una questione mia di preferenza cambio la visualizzazione delle tracce così, perché mi piace molto di più, ma funzionano anche nel modo precedente. Ok, quindi che cosa vogliamo fare? Vogliamo registrare una seconda traccia. Benissimo, abbiamo questa traccia numero 2, lo vedi scritto qui sotto. Input è sempre 1 perché io ho un solo microfono, per cui adesso registrerò un'altra traccia. E cosa faccio? Le stesse operazioni di prima. Posso decidere se iniziare a registrare dall'inizio della traccia o registrare da un punto qualunque. Diciamo che voglio iniziare a registrare dall'inizio. Che cosa devi fare in questo momento? Vediamo se ci arrivi da solo. Devi mutare la traccia precedente, altrimenti nella registrazione viene fuori anche non solo la voce che stai registrando in questo momento, ma anche l'altra. Quindi abbiamo spento la traccia precedente, oppure possiamo mettere in solo quella per la quale registreremo. È la stessa cosa. E armiamo la nostra traccia. Ok? Quindi abbiamo messo in mute, come puoi vedere qui, questa traccia, quindi il sistema la ignorerà totalmente e iniziamo a registrare nuovamente questo. Proviamo.
Eccomi, questa è la seconda traccia che sto registrando, che diciamo per farti vedere come registrare due tracce o anche infinite tracce singolarmente, perché abbiamo un unico microfono. In caso di intervista invece magari lavoreremo in modo diverso. Ok, chiudiamo la registrazione. Ok, abbiamo un altro nostro file. Abbiamo un altro file pronto. A me piace questa visualizzazione così, ma è solo una questione di visualizzazione. Mi piace vedere il volume che dal basso vada verso l'alto piuttosto che da sinistra verso destra. Ok, disarmiamo questa traccia, togliamo il mute da quest'altra traccia e ora se io le facessi partire entrambe tu sentiresti un casino, perché sentiresti le due voci in contemporanea. Per cui una delle cose che puoi fare è prendere questo blocchetto e spostarlo qui, per esempio. E quindi quando finirà questa voce partirà la voce successiva. Oppure vuoi riprendere un pezzettino di voce perché hai registrato una parte che era venuta molto male nella parte precedente, ma questo lo vediamo quando parliamo poi quando faremo tutto il percorso per la finalizzazione di un podcast. Ok? Volevo farti vedere questo. Mettiamo caso che entrambe le voci ci servano. Bene? Ok, quindi siano due voci diverse, questa sia una base di sottofondo, questa qui sia una musica. Cosa facciamo? Quando premiamo play, qui nel master si vedrà la somma di tutte e due, cioè il volume di questo più il volume di questo. Proviamo a fare un esperimento. Alziamo il volume a caso di 6 dB, possiamo scriverlo anche direttamente qui, aumentiamo di 6 dB il volume della seconda traccia e vediamo che cosa succede. Succede che qui il volume, guarda, arriverà a meno 9.8 il volume master. Se io torno indietro e rimetto questa a 0, proviamo a farle partire di nuovo insieme. Aspetta. Ok, devo resettare questo ovviamente. Facciamole partire insieme. Guarda, il volume arriva a meno 14. Il volume delle due tracce che stanno suonando insieme. Che vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui io alzo il volume, qui verranno, visto che è il master, verranno selezionati, verranno indicati tutti i volumi, quindi i volumi più alti così come i volumi più bassi. Per cui devi sempre fare attenzione, ma questo, ripeto, ne parleremo quando creeremo il nostro podcast, devi sempre fare molta attenzione al volume, non deve mai andare in clip. Ok? E hai due possibilità di far andare il volume in clip. Uno qui, guarda, se io dovessi alzare questa traccia, probabilmente, no, non ce la facciamo perché comunque l'ho registrata a un volume normale, però se tu alzassi al massimo come ho fatto io il volume, qui potrebbe diventare rosso. Così come, e questo è ancora più semplice da fare, se io alzassi qui, guarda un po' che cosa potrebbe succedere. Ok, andrebbe in clip. In questo momento il suono è distortissimo. Ok, stoppiamo perché non ce la faccio a vedere una cosa del genere. Ok, torniamo di nuovo a 0. Questo per farti vedere come il volume non deve mai in nessun caso diventare rosso. Non deve mai andare nella fase rossa. Perché? Perché significa che il suono è distorto, per cui si sentirà un casino pazzesco e nessuno vorrà ascoltarlo, neanche tu. Quindi occhio a non andare in clip qui nel mixer, quindi nel channel strip del mixer. Occhio soprattutto a non andare qui in rosso nel volume master. Spero che questo video ti sia stato utile e tu abbia compreso quanto da un certo punto di vista è semplice registrare la voce, a patto che si rispettino delle piccole regole che sono tra l'altro di buon senso, però insomma, se stai approcciando adesso alla registrazione della voce per il tuo podcast, magari alcune di queste regole ti sfuggivano o non le conoscevi. Spero che adesso, dopo aver visto questo breve tutorial, tu possa avere le idee più chiare. Bene, prima di salutarti non mi resta che chiederti di iscriverti al mio canale, di cliccare sulla campanellina in modo da essere aggiornato su tutti i prossimi video che pubblicherò. Per adesso è tutto, ti ringrazio, alla prossima, ciao!